Chi sono gli antenati degli ultraevoluti? Questa è una delle domande che mi sono posto dopo aver visto il video di Diegub e oggi, dopo 4 anni, voglio condividere con voi la mia teoria. Per chi non si ricordasse di loro, vi rinfresco la memoria. Gli ultraevoluti sono dei ragazzi apparsi nella serie di Chronostones, che hanno nel DNA un gene particolare, il gene UE, che li rende più forti sia fisicamente che psichicamente rispetto agli umani normali. E da dove proviene questo gene? Circa 200 anni prima del tempo di Simeon, quindi nell'epoca di Arion, certi calciatori hanno iniziato a svilupparlo inconsapevolmente e, come detto da Axel nel gioco, Arion molto probabilmente è un ultraevoluto. In più, il compito di Yan 5Dea, la mente che era dietro il quinto settore, era di scovare tutti i giovani giocatori talentuosi per poter aumentare la probabilità di trovare ragazze con questa mutazione genetica, compito supportato dal benefattore X, il padre di Faye. Fatto questo preambolo, possiamo iniziare a parlare delle possibili discendenze degli ultraevoluti e vi assicuro che ci sono delle chicche davvero interessanti. Arion e Simeon. Partiamo dalla teoria più conosciuta, con i due personaggi principali della stagione. Simeon è l'antagonista della serie che vuole dominare il mondo attraverso la New Gen, un'organizzazione composta da ultraevoluti. È stato detto nel gioco da Axel che Arion è un ultraevoluto e Ino, il CEO di Level 5, ha ammesso in un'intervista con Nintendo Dream Magazine che all'inizio erano stati pensati come antenati, ma l'idea venne scartata e ora invece è solo possibile che lo siano, lasciandoci il dubbio. La loro possibile discendenza si basa per l'estrema somiglianza, come viene detto da Sky nell'anime e da JP nel gioco. Zack e Zanark. Nonostante Zanark sia comparso cronologicamente all'interno della serie, bisogna tener conto che proviene dal futuro, mentre Zack appartiene al tempo di Arion, quindi sarebbe lui l'antenato. È piuttosto palese la loro correlazione, partendo dal cognome rispettivamente Avalon e Avalonic, e dall'estetica. Infatti Zack nell'anime, sotto l'effetto di un'illusione, ha visto Zanark guidare la sua moto e l'ha definito come una versione folle di lui. Un altro motivo è anche la mossa in comune Io sono invincibile, di cui è creatore Zack in Galaxy. Paolo e Yurke. Personalmente questa è una delle discendenze che mi piacciono di più, oltre ad essere anche la prima che ho conosciuto. Yurke viene chiamato dalla sua squadra Meteora Blu e Paolo Meteora Bianca, che non può essere un caso. Gli occhi sono identici e in Chronostones Yurke impara la spada micidiale, tecnica che appartiene a Paolo. Kevin, Felt o Lusafar e Bufa. So che ci sono molti nomi, ma partiamo per ordine. Kevin e Bufa si assomigliano molto per la pelle ed i capelli, ma le posizioni sono completamente opposte. Infatti, pensandoci come portiere, posso citare Felt e Lusafar. La sua descrizione, in qualche modo, è rivedibile anche negli altri due portieri, visto che entrambi si sono affidati alla tecnologia per migliorare le proprie capacità. Felt attraverso gli allenamenti della brainwashing e Lusafar con le sue tecniche basate sull'elettricità. Ma non è finita qui. In Chronostones Bufa impara la barriera magnetica, riconosciuta per Felt, ma su Galaxy impara la barriera laser, che non so quante volte mi ha fatto rimpiangere di essere nato contro la Ogre di Strikers. Axel e Zeto o Psitta. Non poteva mancare il bomber di fuoco, l'attaccante migliore di tutto in Inazuma Eleven. A livello di estetica, Zeto e Axel si assomigliano molto condividendo la pelle abbastanza scura e i capelli bianchi. Entrambi hanno l'elemento fuoco e dalla descrizione di Zeto capiamo che entrambi sono giocatori orgogliosi, che conoscono il valore della propria forza. Inoltre ha il Surtur come spirito, che ha come tecnica la tormenta di fuoco. Però Psitta effettivamente ha il ciuffo azzurro come quello di Alex Zabel, e ha come tecnica il tornado di fuoco e l'avvitamento esplosivo. Tra i due comunque credo che Zeto sia quello più indicato ad essere il discendente, perché per Psitta ho anche un'altra idea. Falco e Psitta. Psitta è un centrocampista della Lagoon che oltre ad avere una particolare somiglianza con Axel, ce l'ha anche con Falco. Non hanno tecniche in comune, però ha l'estetica dalla sua parte.
soprattutto per il ciuffo blu e il colore della pelle in comune con Falco. Nathan e Shell. Loro due sono estremamente simili e Shell, nella sua descrizione, viene detto che spesso viene confuso di essere una ragazza, un po' come succede anche con Nathan. In più, Shell impara lo scatto repentino, che è la prima tecnica che apprende Nathan nell'anime. Bylong e The Key. The Key è un attaccante del Team Gall, dove ha giocato Faye. Partendo sempre dall'estetica, vediamo una coda bianca e simile a quella di Bylong. Lo si considera un giocatore che vuole sempre essere al centro dell'attenzione, e infatti Bylong al Giardino Imperiale era considerato l'arma più forte e temuto da tutti, ma quando ha incontrato Victor che poteva tenergli testa, piuttosto che cercare di combatterlo fino alla fine, ha preferito che Victor fosse un suo compagno, quindi di condividere l'attenzione degli allenatori con lui, piuttosto che rischiare di perderla completamente. In più, The Key come spirito guerriero ha la viverna bianca, che ci ricorda Bylong. Shaun e Yu. Potrebbe essere un antenato di ultra evoluti anche il nostro lupo dei ghiacci, Shaun Frost. Yu è un attaccante del Team Gall e traducendo la sua descrizione dal giapponese, vediamo che è un personaggio calmo, ma le sue giocate sono pericolose, proprio come Shaun a causa della sua doppia personalità, ed è caratterizzato da un sorriso di ghiaccio. Gli occhi ricordano lo sguardo di Shaun verso Neiden, se così possiamo dire, ed impara la difesa di ghiaccio e il richiamo del lupo, entrambe tecniche iconiche di Shaun. Jack o Wan Lee e Ada. Ada è un difensore della laguna e per la sua conformazione corporea mi ricorda molto i due muri della Raymond. Il dubbio tra la scelta di chi possa essere il discendente tra i due è anche perché impara sia il muro di roccia che la muraglia di Atlantide, tecniche peculiari dei due. Io sceglierei Jack onestamente perché è quello più iconico e che ha dimostrato di più durante le stagioni. Gazelle e Canis. Canis è un attaccante della Lagoon e per fare la correlazione tra i due ho pensato subito che Gazelle assomiglia molto a Gazzella e Canis a cane. Nonostante questo indizio non dia grandi garanzie, ho trovato anche che Canis conosce la sfera di ghiaccio, tecnica che vediamo per la prima volta in Inazuma Eleven 2 proprio con Gazelle. Torch e Wolfram. Se Gazelle è un ultra evoluto, lo deve essere anche Torch, e tra i nomi possibili, quello che ho trovato più probabile è quello di Wolfram. Quando usa il Miximax con il suo gene, impara la mossa Palla di Fuoco, tecnica peculiare di Torch, e in Galaxy Torch, invece, impara l'ululo del licantropo, che vediamo solo Wolfram usare nel gioco, quindi come teoria io la considererei piuttosto credibile. Byron e Desmodus. Desmodus, come Wolfram, è ritenibile uno dei più forti ultraevoluti esistiti, e quindi deve avere un antenato di altissimo livello. E infatti potrebbe essere proprio così, con Byron Love. Più che guardare la sua descrizione, che dice che è un discendente di una nobile famiglia di vampiri, in questo modo la teoria si andrebbe già a fottere, nel suo moveset vedo il salto temporale e quando usa il Miximax con il suo gene, conosce anche il colpo supremo, entrambe tecniche iconiche del brand e appartenenti a Byron. Judo, Caleb e Driss. Questa è una teoria un po' azzardata, ma Driss viene considerato il cervello della squadra, grazie alle sue tecniche brutali ma efficaci. Ho pensato ai registi della timeline principale e mi sono venuti in mente loro due. Riprende gli occhialini di Jude, però nel suo moveset vediamo anche la scivolata micidiale, tecnica molto comune alla Royal Academy. Dvalin e Garrot. Garrot è un centrocampista del Team Zan molto particolare. L'estetica è pressoché identica, soprattutto lo stile dei capelli iconica di Quagmire. Inoltre condividono nel proprio moveset il calcio interdimensionale e la mina terrestre. Gabi e Morir. Morir è un difensore della Lagoon e per i due codini mi ricorda molto Gabi, nonostante sia femmina, anche perché all'inizio Gabi era stato progettato come una ragazza, ma poi questa idea venne scartata. A dare conferma a questa teoria
morire impara la nebbia avvolgente, che vediamo solo usare da Gabi nell'anime. Xavier e Zeik. Non ho molte correlazioni in questo caso, ma devo dire che lo stile degli occhi e il viso in generale sono praticamente uguali, quindi direi che Xavier, o meglio Hunter, può essere il suo antenato. Riccardo e Iris. Questa è una teoria provata da molti, anche se secondo me è una delle più deboli. Può mettere in relazione i due per lo più l'estetica, e si può considerare anche la spiccata intelligenza dei due. Rosie e Mer. Anche questa non credo possa essere molto veritiera, ma guardando la relazione amorosa tra Iris e Mer, magari Rosie è la Mer di Riccardo, ma anche qui non ci trovo una grande somiglianza. Victoria e Darren. Anche questa è una teoria di cui non sono molto sicuro, ma proverò comunque a spiegarvela. Darren si vede come la rivale di Mer e odia perdere. Leggendo anche solamente la sua descrizione, mi è venuta in mente Victoria Vanguard, ragazza che ha avuto un debole per Mark, che poteva vedersi come avversaria di Nelly, e hanno in comune un comportamento combattivo. A dar forza a questa ipotesi, guardando il moveset noto che Darren impara la torre inespugnabile, un altro punto in più che l'avvicina a Victoria. Michael e Torm o Venet. Torm assomiglia estremamente a Michael e anche la sua descrizione del non fidarsi di nessuno, come ha fatto Michael con Arion più volte, li rende molto simili. Venet invece l'ho inserito solamente perché conosce il serpente a sonagli, tecnica iconica di Michael. Gus Martin e Madur. Questa è piuttosto meme, però guardando tutti gli ultraevoluti ho notato una notevole somiglianza tra loro due. Entrambi hanno gli occhiali e non vogliono far sapere molto riguardo la loro vita. Condividono inoltre la scivolata micidiale. Chang Su-choi e Kazak. Per me Choi è stato un personaggio abbastanza bistrattato nella serie, visto che è considerato il terno rivale di Jude, quindi un regista di altissimo livello, e guardando i giocatori che fanno parte della New Gen vedo Kazak, un difensore piuttosto massiccio con gli occhi chiusi, proprio come Choi. È il cervello del team gara e a livello di estetica si distingue dagli altri, ricordandomi proprio Chang Su-choi. Siamo arrivati alla fine, se avete qualche altra teoria che non ho inserito qua, fatemela sapere sotto nei commenti e ci vediamo ad un prossimo video.